Buongiorno a tutti quanti. Oggi piccolo video, scusate il rumore fuori ma stanno facendo dei lavori. Ci tenevo a spiegare in pochi minuti, non che lo abbia già fatto in un modo o nell'altro, chi mi conosce sa il perché, ma volevo spiegarvi il motivo per cui le mie recensioni a volte sono diverse da altre che si vedono in giro, il perché a volte sono molto critico, sono molto faccio delle differenze, vado giù un po' più in profondità su certe recensioni. Molti un po' influenzati secondo me, altri perché mandati direttamente, altri ancora perché dà fastidio, puntano un po' puntano un po' il dito sul fatto di dire ok, tu fai queste recensioni magari a volte molto negative su un prodotto, a volte meno, a volte di più, perché vuoi magari, tra virgolette, screditare un prodotto o perché vuoi tirare su un altro al posto di quell'altro. Allora, io vi spiego come ragiono io e il perché. Secondo me ci sono due tipi di produttori. C'è il produttore che deve per forza e vuole per forza vendere, quindi fa un prodotto, quello è, e con quello vuole avere successo. Allora cosa succede? Qualsiasi informazione, feedback anche minimamente negativo gli dà fastidio. Gli dà fastidio perché deve vendere il più possibile, guadagnare il più possibile con quel prodotto che ha fatto, punto. Poi c'è il produttore che sì, giustamente produce, quindi vuole guadagnare, ma il suo obiettivo è quello di crescere, il suo obiettivo è quello di arrivare al top, il suo obiettivo è quello di non solo avere successo, ma avere anche il prodotto più competitivo e migliore sul mercato, ok? Logicamente sempre sulla fascia di prezzo, non parliamo in assoluto, sempre dietro una fascia di prezzo. Quindi cos'è che succede? Che un produttore che vuole solo vendere dà fastidio il mio feedback, perché se lui esce con un prodotto, io lo provo e trovo delle cose negative e il suo interesse non è quello magari di fare delle modifiche e arrivare al top, ma è quello solo di vendere il più possibile, è normale che un mio video gli può dare molto molto fastidio. Quindi cosa succede? Che magari va da youtuber che pubblicizzano, quindi presentano solo un prodotto senza andare oltre, e questi logicamente per lui sono dei set che dopo verranno venduti in più perché chi vede il video è incuriosito da quello che dicono, acquistano il set, lo provano e quindi vendono prodotti. Chi invece, un produttore che invece ha anche piacere di crescere, ma non solo il mio feedback, anche quello di altri, guarda i feedback negativi per dire cavolo, qua cosa mi sta chiedendo gli appassionati, cosa mi stanno chiedendo, perché dicono questo e quell'altro, fanno le modifiche necessarie e arrivano a un prodotto che dopo piace alle persone. L'esempio più eclatante è stato proprio Pantarei. Perché dico questo? Perché lui aveva delle ottime idee, lui voleva arrivare in alto, ma è partito da step, quindi è partito da fare i prodotti da TFS mettendoci il più possibile la profumazione sua come voleva. Dopo ha visto delle carenze come prestazioni del sapone, quella è passato alle per Lucien, che già lì è stato un passo in avanti, però si è reso conto che per arrivare ancora al top doveva fare del suo perché lui aveva le potenzialità e quindi feedback di qui, feedback di là, anche quelli miei negativi lo hanno spinto, me l'ha detto alla fine, che è stata una spinta, subito è stata un po' anche una guerra, perché logicamente ci stava male quando uno ti punzecchia di qua e di là sui prodotti, però è stato il modo anche per dargli la spinta e dire cavolo, posso anche arrivare lì e quindi modifica qui, fai là, fa un prodotto tuo, adesso è un prodotto fantastico di livello assoluto. Quindi dipende molto da dove vuole arrivare il produttore. Io da parte mia non posso e non voglio accontentare tutti. Io mi compro i miei prodotti, li provo, per carità, come vi ho detto mi capita male, mi mandano un sapone, quello lo provo, però i miei feedback sono veri e sinceri per chi ha interesse a crescere, a migliorare, a fare un prodotto di vario livello. Perché se un produttore, magari con un video, tra virgolette, perché dopo non funziona così, magari vende qualche piccolo set in meno, ok? Però migliora e quando porta un prodotto di qualità dopo ha un grande successo. È anche vero che un produttore che magari
non ha tanto successo e comincia a regalare set a tutti gli youtuber. È normale che nel momento in cui faranno i video, proveranno il prodotto, venderanno un po' di set in più. Ma quando la gente avrà questi set a casa, li prova, farà il paragone con altri set e si renderanno conto loro da soli che hanno un passo in meno, qui set di prima o dopo finiranno sul mercatino, la gente si stancherà di usarli e quindi il boom che hai avuto un po' all'inizio per questa pubblicità che hai fatto calerà e verrai messo da una parte e magari sarà troppo tardi per investire, fare, brigare. Quindi io dico, se proprio in quel momento lì anche hai un po' di margine in più perché vendi qualche set in più da queste pubblicità, almeno investi e guarda anche i feedback negativi, prendili in considerazione, ce lo dico veramente in sincerità. Dopo è logico, se il feedback è uno solo ed è il mio, vale niente, vale zero. Ma quando ci sono anche altri che danno certi feedback, bisogna starci attenti. Ignorare i feedback negativi non è una buona cosa e soprattutto attaccare chi dà dei feedback negativi o comunque critici su un prodotto è un'arma a doppio taglio, perché io vi farei una lista di decine e decine, forse centinaia di persone che hanno avuto dei feedback negativi su certi prodotti, che li hanno provati e magari subito hanno fatto anche un bel post sul gruppo contenti qua e là, ma dopo hanno avuto problemi, hanno avuto delle difficoltà, non hanno avuto il coraggio perché paura di essere attaccati, paura di questo e di quello, di dire dopo che hanno avuto dei problemi, ma quel marchio lì loro non lo compreranno mai più. E quando qualcuno gli chiederà consiglio a quelle persone qua, magari in pubblico no, ma in privato gli diranno no, quello lì non comprarlo, lascia perdere perché mi è successo questo, mi è successo quello. Io tante volte a certe persone gli ho detto, ma se hai avuto anche un qualcosa di negativo, perché dopo non lo dici nel gruppo? E non lo fanno. Quindi le persone quando è da dire bene lo dicono, quando è da dire qualcosa di negativo evitano per non far danno, per non far qua, per non far là. Ma sono tutte persone che dopo non acquisteranno più quei prodotti lì. Quindi secondo quello come la vedo io, poi magari mi sbaglio, per carità, però questo come la vedo io. Nei feedback veri, ecco la forza anche di Passione Rasatura su Facebook, che le persone nel 90% dei casi, 80, 70, quello che è, non lo so, dicono quello che pensano in piena libertà. Questa libertà fa sì che un produttore ne può far veramente tesoro perché sono feedback veri, autentici, puri, di persone che comprano, che provano, che dicono veramente quello che pensano. Quindi è logico che ogni critica va filtrata in base a certe cose, ma insomma chi è un po' razionale le cose le capisce, con un po' di pazienza filtra e vede da dove arrivano i feedback, quali si assomigliano l'uno con l'altro, il perché dicono certe cose e via dicendo. Quindi questo è quello che penso. Fate, produttori, negozianti e via dicendo, fate tesoro, ma tesoro vero, dei feedback degli appassionati. Perché anche quei problemi che sono successi per dirti con Abatti la Mantia, quante decine di clienti non compreranno più quei prodotti lì per i problemi che hanno avuto? Perché non avere un piccolo mossa di umiltà, un passo indietro, dire sì, è successo, per carità, cerchiamo di fare una piccola modifichina, mettiamo a posto, dai, non importa, te lo mando il sapone e mettiamo a posto, cioè sarebbe un successo enorme. E invece quando si vuole imporre un prodotto, magari all'inizio in qualche modo tra la pubblicità, una recensione forzata, l'amico dell'amico, quella, magari ti funziona anche, ma quanto durerà? Cioè, ci sono talmente poche persone ancora che usano la rasatura tradizionale, talmente tanti prodotti, ce ne sono sempre di più e produttori, anche dall'estero, che con metà soldi ti danno un prodotto che funziona, che alla fine non potrà andare avanti così all'infinito. Quindi bisogna puntare al massimo del possibile di quello che vuole le persone nella fascia di prezzo in cui ti sei messo. Questo è il mio punto di vista e spero che venga capito e visto, perché questo è quello che farà avere successo, secondo il mio parere, a un produttore. E non un successo nel momento, ma un successo che dura nel tempo. Prendete i feedback negativi molto più con importanza di quelli positivi, perché quelli positivi a volte sono fatti anche solo per farti cliccare qualche like. Io so per certo che certi feedback positivi che sono visti è solo perché sanno che il produttore dopo lo vede e gli dà una pacchettina sulla spalla e già questo loro danno soddisfazione.
state attenti perché i feedback positivi possono essere falsati. Quelli negativi, veri, sinceri, di persone che lo fanno non con lo scopo di screditare, perché a chi è che interessa screditare un produttore? Cioè, quale dovrebbe essere l'obiettivo? Cioè, anche il mio, no? Io compro un set, lo pago, lo provo, mi trovo male o c'è qualcosa che non va e lo dico. Qual è il mio guadagno nel dire una cosa così? Cioè, pago un prodotto, lo provo, mi trovo male, mai lo rivendo, ci perdo soldi e la soddisfazione qual è la mia? Cioè, quale dovrebbe essere il mio vantaggio? Visto che non sono sponsorizzato niente, non ho mai accettato sponsorizzazione, soldi da niente, da nessuno, qual è il vantaggio mio? Capito? Cioè, per me è molto più bello prendere un prodotto, magari che italiano, e dire cavolo, che bomba, che spettacolo. Cioè, per me è la cosa più bella che possa esistere. E se fossero tutti così, per me sarebbe una roba meravigliosa. Saremmo i primi al mondo, già lo siamo su certi versi adesso con i vegetali, però potremmo essere i primi al mondo, quindi per me è una soddisfazione, ma non posso dire che una cosa è bomba eccezionale se dopo non è così quello che io mi trovo in mano. È giusto essere sinceri, perché con la sincerità e con l'autocritica e con gli sforzi per migliorare le sfaccettature, i piccoli particolari, che si arriva veramente a livelli alti. Questo è come la vedo io. Logicamente parlo per la mia esperienza, non sono un tecnico, non sono un chimico, parlo da appassionato che ha una percezione di ciò che compra, del mercato che c'è, in base a quello che ha provato in questi anni, che non è poco, e in base anche alle mie difficoltà di pelle, di rasatura e tutto, che mi portano magari a portare un po' al limite certe cose che altri non vedono perché non portano a quel limite lì la rasatura, e quindi magari certe sfaccettature fanno più fatica a trovarle, ma non è un bene o male, è così, basta. Quindi prendete, secondo me, a cuore questi consigli e queste piccole critiche, perché tante volte mi hanno fatto una shitstorm mostruosa, magari per dei video dove sembra che abbia distrutto un prodotto, invece in realtà, se guardate bene, magari ho guardato solo parlato di certi piccoli aspetti. Dopo, logicamente, piace farle vittime, perché se dall'altra parte fai vedere che sei stato apposta flagellato, bastonato, allora io passo per quello che dice non ha credito e tu passi per la vittima e quindi no, sosteniamolo, poverino che è stato bastonato senza motivo. Lo sapete bene che non è così, perché se uno ha tanta obiettività così se ne rende conto. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.